Il campionato sta entrando nel vivo e per moltissimi tifosi questo periodo dell'anno coincide con la fatidica asta del fantacalcio. Il fantacalcio è una tradizione per milioni di italiani e l'asta è il suo momento clou, in cui si decidono in una notte le sorti della stagione dei fantallenatori. Che voi siate i campioni della vostra comitiva o dei fantallenatori occasionali, probabilmente non sapete che molte decisioni che avete preso durante l'asta sono influenzate da distorsioni emotive e cognitive. E questo non vale solo per voi fantallenatori. Ma tutto questo che cavolo vuol dire? Le distorsioni cognitive ed emotive o bias sono delle rigidità o degli stati psicologici che ci influenzano ogni giorno quando prendiamo decisioni, dalle più banali alle più importanti. Sono oggetto di studio delle scienze comportamentali ed in particolare la finanza comportamentale studia come questi bias ci influenzano quando prendiamo decisioni che riguardano la nostra pianificazione finanziaria e i nostri investimenti. In questo video analizzerò alcuni dei comportamenti tipici che si verificano durante l'asta del fantacalcio, ricercando alcuni tra i bias più comuni studiati in finanza comportamentale, comportamenti in cui sono sicuro vi riconoscerete. Quindi restate fino alla fine perché oggi andremo ad aggiungere alcuni strumenti per capire meglio come il nostro cervello processa le decisioni, all'ovvio scopo di diventare migliori fantallenatori e migliori investitori. Lo spunto di questo video viene da un articolo di risparming.com che vi lascio qui sotto in descrizione se volete approfondire. Poi se siete interessati all'interno del blog trovate tantissimi articoli educativi a tema finanziario. Ma tagliamo corto e partiamo con degli esempi concreti. Quali sono i bias che possiamo riconoscere nell'asta del fantacalcio? Il primo è il confirmation bias. Il bias di conferma si ha quando cerchiamo in modo selettivo le informazioni per confermare una teoria che avevamo sviluppato precedentemente, in modo da giustificare quella teoria e quella decisione. Alla fine si tratta di un modo di illudersi di fare una scelta informata, quando in realtà stiamo semplicemente giustificando una posizione che avevamo preso in precedenza. Se per esempio hai cercato su Google informazioni riguardo a una promessa del Sassuolo, trovando un articolo su forzaneroverdi.it che ne esalta le sue doti, ti stai comportando come l'investitore che cerca su internet notizie positive su un titolo in cui ha già deciso di investire. Il bias di conferma è una giustificazione a posteriori attraverso informazioni parziali di ciò che avevamo già deciso ed è molto pericoloso perché può portarci a preservare i nostri errori riaffermando una narrativa completamente errata. Secondo bias, la viability bias. Questo è uno dei bias più comuni per i fantallenatori, il bias della disponibilità. Per caso hai deciso di acquistare Galabinov dopo averlo visto segnare una doppietta con l'Udinese? O per caso hai puntato su quel determinato giocatore dopo averlo visto giocare una buona partita contro la tua squadra del cuore? Quando prendiamo decisioni tendiamo ad aggrapparci ad informazioni parziali, solo per il fatto che sono più vivide nella nostra mente o acquisite di recente. In un certo senso ci autoconvinciamo che queste informazioni parziali siano esaustive e che la nostra conoscenza della materia sia completa. Sia chiaro, prendere questo tipo di scorciatoia per valutare i giocatori da acquistare nel fantacalcio non è un grande problema, ma il rischio è di commettere errori gravi quando si applica questa logica a decisioni importanti della vita. Ad esempio, quando decidiamo di investire in un titolo o di fare un master universitario basandoci sul solo consiglio di un amico. Ricercare ed informarsi sì è faticoso e richiede tempo, ma sicuramente porta i suoi benefici ed è uno sforzo che non dovremmo evitare. Terzo bias, il disposition effect. Se sei il tipo di persona che quando vince la tua squadra corre avidamente a vedere statistiche e classifica, ma che quando perde non ne vuole sapere del fantacalcio, allora fa per te. E sei probabilmente vittima del detto all'italiana effetto di disposizione. Alle persone comunemente piace avere subito le sensazioni positive e rimandare il più possibile quelle negative. Per esempio nel mondo degli investimenti l'effetto di disposizione aiuta a spiegare perché gli investitori sono inclini a vendere troppo presto le azioni vincenti e ad aggrapparsi a titoli perdenti troppo a lungo. Quarto bias, overconfidence. Se sei il vincitore dello scorso torneo, ciò dipende dalla tua capacità di talent scout o dalla fortuna di aver preso Ciccio Caputo e Joao Pedro come ultimo tentativo disperato di chiudere la rosa. Purtroppo la maggior parte delle persone attribuisce i propri successi alla propria abilità e i propri fallimenti alla sfortuna, e questo atteggiamento può portare a un'eccessiva confidenza
confidenza nelle proprie abilità, che porta a prendere scelte sempre più rischiosi che possono arrivare ad errori gravi. Quinto bias, familiarity bias. Sono sicuro che nella tua rosa ci sono moltissimi giocatori della tua squadra del cuore. Questa tendenza piuttosto comune è nota come familiarity bias ed è ciò che ci porta a valutare con maggiore attenzione ciò che conosciamo meglio. Come applicarla al mondo degli investimenti? Pensa a tutti coloro che scelgono di acquistare solo le azioni dei marchi o brand che conoscono. Purtroppo si tratta di una strategia che può anche non portarti lontano. Insomma, per finire, come possiamo evitare di cadere nei bias comportamentali nel fantacalcio, negli investimenti e nella vita? Queste trappole non sono altro che scorciatoie che la nostra mente imbocca per semplificare i processi decisionali nella nostra vita quotidiana. E sicuramente imparare a riconoscere i bias più diffusi ed imparare a riconoscerli nelle nostre attività di tutti i giorni, come l'asta nel fantacalcio, è il modo migliore per capire quando è il caso di riconsiderare meglio le nostre scelte. Ed oggi con questo video spero di avervi dato i primi strumenti per iniziare ad autovalutarvi. Detto questo, se il video vi è piaciuto ed è stato interessante, lasciate un mi piace, ditemi cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi se non volete perdervi nessun futuro video e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!